Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione sui ruoli di amministrazione di uso più comune, in cui andremo a vedere questa volta la figura dell'amministratore delle app di Office, che anch'esso sarà nominato come gli altri o dall'amministratore generale o dal Global Administrator. L'amministratore delle app di Office ha tutti e tre i poteri concettuali che abbiamo visto all'inizio di questa sezione, quindi può operare e vedremo che potrà fare queste cose qua su in alto che andremo tra poco ad approfondire, può creare perché ovviamente amministrando tutte le applicazioni di Office potrà concedere ad altri di utilizzare queste applicazioni, quindi a maggior ragione le potrà utilizzare lui e sulle stesse potrà fare anche operazioni di condivisione, quindi operatività, creazione, condivisione. Per quanto riguarda il primo ruolo operativo, è quello di creazione e gestione delle richieste di servizio. Questo è un ruolo semplice, nel senso che ci saranno delle persone che anche a voce o per email gli chiederanno di poter utilizzare un'applicazione perché magari fino a quel momento non potevano farlo. Gli chiederanno di essere nominate SharePoint Administrator, Teams Administrator perché delle necessità di lavoro lo richiedono, perché per esempio l'azienda sta lanciando una nuova campagna commerciale su un prodotto e quindi è necessario che la persona che è a capo del team di commercializzazione sia nominato Teams Administrator per gestire il team o anche SharePoint Administrator per gestire il sito SharePoint e farlo vedere anche all'esterno a potenziali clienti. Quindi qui si tratta proprio di fare una richiesta, oppure potrebbe essere per esempio il direttore generale che dice all'amministratore nomina quella persona Teams Administrator piuttosto che SharePoint Administrator, oppure concedi a quella persona di creare degli automatismi con Power Automate o di sviluppare un'applicazione in Power Apps. Più complessa invece è la spiegazione di questi altri due ruoli operativi dell'amministratore delle app di Office, e cioè il monitoraggio dell'integrità dei servizi, perché qui richiederà un approfondimento da parte sua per poter appunto garantire l'integrità dei servizi all'interno dell'organizzazione, e l'utilizzo del servizio dei criteri cloud, e qui lui dovrà ancora andare più a studiare i dettagli dell'account e quelle che sono le necessità operative dell'azienda. Quindi vediamo innanzitutto il monitoraggio dell'integrità dei servizi. Ci spostiamo sull'interfaccia di amministrazione. Io ho già preparato la pagina, comunque siamo sempre qui nel nostro menu di amministrazione, integrità, integrità dei servizi. Molto spesso, come puoi vedere qui, 2 ottobre, 6 ottobre, 5 ottobre, siamo nel 2023, 2 ottobre, 6 ottobre, 5 ottobre, 6 ottobre, io ho ricevuto tanti messaggi da Microsoft che mi avvertiva del fatto che ci potevano essere dei piccoli problemi perché a volte Microsoft, come tutti quelli che gestiscono un sito, fa delle manutenzioni, fa degli aggiornamenti, quindi potrebbero sopravvenire dei piccoli problemi che in azienda potrebbero in quel momento creare degli ostacoli all'operatività e alla comunicazione. E quindi l'amministratore dell'integrità magari viene qui, si legge queste cose e poi le riferisce, cerca di fare in modo che all'interno dell'azienda ci siano meno problemi possibili. Quindi per esempio leggiamole una, la prima, mi dice Office il 6 ottobre 2023, alcuni utenti potrebbero riscontrare errori intermittenti durante la creazione o l'aggiornamento degli eventi del calendario in Microsoft Teams. Andiamo ad approfondire, qui si può anche approfondire. Quindi qui mi dice che in pratica l'impatto sull'utente. Gli utenti potrebbero riscontrare errori intermittenti durante la creazione e l'aggiornamento. Ulteriori informazioni. Mentre siamo concentrati sulla correzione, quindi loro stanno aggiustando la situazione immediatamente, perché ovviamente la Microsoft è efficientissima, gli utenti potrebbero riscontrare un esito positivo se ritentano a creare o aggiornare gli eventi del calendario. Quindi vuol dire che siamo qui in Teams, siamo nel calendario e quindi quando andiamo a scrivere qualcosa nel calendario ci potrebbero essere delle intermittenze nel sincronismo e quindi nel fatto che magari altre persone che possono vedere il calendario del team possano subito vedere questi cambiamenti. Ecco, il ruolo dell'amministratore delle app di Office è proprio quello di
andare subito ad informare le persone, perché questo, se avvenisse, possa causare il minor danno possibile all'operatività in quei 10 minuti in cui questo avviene. Magari potrà dire alle persone: guardate, siccome c'è questo piccolo problema per 10 minuti, in quei 10 minuti, se avete qualcosa di importante da dirvi, chiamatevi al telefono. Ecco, questo è il ruolo dell'amministratore delle app di Office per quanto riguarda l'integrità dei servizi. Mentre ancora più articolato è il ruolo di utilizzo del servizio Criteri Cloud. Quindi andiamo su quest'altra piattaforma, config.office.com. Io vado a fare l'accesso e vado qui in criteri di Office, quindi vai ai criteri cloud di Microsoft Office e qui posso creare un criterio. Cioè ci sono tantissimi criteri da poter creare, ora ti farò vedere l'elenco, ce ne sono più di 2000, ti faccio vedere come se ne crea uno e qui l'amministratore, quando va a creare un criterio, va a applicare questo criterio a tutti gli utenti dell'organizzazione o soltanto ad alcune categorie, come ora vedremo, per fare in modo che l'azienda e l'account Office 365 funzioni al meglio. Diciamo che io lo chiamo Outlook, io ovviamente mi sono preparato più o meno quello che ti voglio far vedere. Outlook, eh, non far vedere le novità. Cioè io voglio che configurando questo criterio, quando Outlook introduce delle novità che di default sono visibili, le persone non le vedano automaticamente, se no magari si mettono lì a leggerle e perdono un'ora di lavoro. E quindi magari, se è necessario, gliele dico io che sono l'amministratore, loro non le devono vedere. Quindi qui vado avanti e mi dice a chi voglio applicare questo criterio. Questa configurazione dei criteri si applica a tutti gli utenti. Questa configurazione si applica agli utenti nei gruppi specificati. La configurazione dei criteri si applica agli utenti che accedono ai documenti in modo anonimo tramite Office sul web. Diciamo che la vogliamo applicare a tutti, proprio perché non vogliamo che le persone stiano lì a perdere tempo nel leggere le novità di Outlook che Outlook presenterebbe loro di default. Andiamo avanti e una volta andati avanti, come vedi, qui ce ne sono tantissime. L'elenco 2214. Io vado a selezionare Outlook, digito invio e clicco qui non mostrare le informazioni sulle novità di Outlook. Queste informazioni di criteri controlla se le informazioni sulle novità vengono visualizzate o meno quando un utente apre Outlook, e quindi se si abilita questa impostazione di criteri le informazioni sulle novità non vengono visualizzate. Quindi io qui vado a dire attivato, lo voglio attivare e quindi vado a cliccare su applica. Ecco, dopo aver fatto questa cosa, le persone non vedranno più in Outlook, cosa che invece avverrebbe di default, le novità che Outlook quindi presenterebbe loro, e quindi magari perderanno meno tempo al lavoro. Se c'è qualcosa di importante, magari glielo dirà l'amministratore. Quindi abbiamo visto anche un'altra figura importante, le cose altrettanto significative che può fare, e ti aspetto nella prossima lezione per andare avanti con un'altra figura di amministratore. Ciao!